Quando ho assaggiato per la prima volta le pizzelle fritte nei vicoli di Napoli mi hanno subito conquistata, dette anche montanare, che sono condite solo con salsa di pomodoro, formaggio e una fogliolina di basilico. Cominciamo dunque dall'impasto. Mettiamo nella ciotola di una planetaria munita di gancio la farina. Mettiamo anche della farina Manitoba, del lievito di birra, poi sciogliamo il sale nell'acqua. Azioniamo la macchina. Versiamo a filo l'acqua in cui abbiamo disciolto il sale e dopo, quando tutto si sarà incordato intorno al gancio, aggiungeremo anche l'olio. L'impasto è pronto. Guardate com'è bello elastico. Ora metto un goccio d'olio sul piano di lavoro, ci ribalto sopra l'impasto e lo lavoro senza dover aggiungere farina fino a ottenere una bella pallina liscia. Vedete, con l'olio non si appiccica al piano di lavoro. Prendiamo una ciotola, mettiamo un filo d'olio all'interno, ci adagiamo la pallina, copriamo con la pellicola e portiamo l'impasto a lievitare nel forno spento per 2 ore e mezza, 3. Nel frattempo ci dedichiamo alla preparazione del sugo di pomodoro al basilico. Mettiamo dentro una pentolina dell'olio extravergine di oliva e aggiungiamo dello scalogno tritato, oppure se volete della cipolla tritata. E lo lasciamo appassire a fuoco dolce. Queste pizzelle si chiamano anche montanare, come vi dicevo. Potrebbe sembrare un nome strano per un prodotto tipico di una città di mare, ma venivano chiamate così perché i contadini che provenivano dalla montagna, i montanari appunto, per la loro pausa pranzo si portavano panini farciti con pomodoro, basilico e formaggio, condimento tipico delle pizzelle appunto. È il momento di aggiungere la passata di pomodoro. Mescoliamo, aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere per 15 minuti finché il sugo si addenserà. Fuoco dolce, mi raccomando, poi quando spegneremo il fuoco potremo aggiungere delle foglie di basilico spezzettate. Ecco il nostro impasto lievitato. Eliminiamo la pellicola, mettiamo un goccio di olio sul piano di lavoro, lo ribaltiamo al di sopra e da questo impasto dovremo ottenere 18 pezzetti da circa 35 grammi l'uno. Magari aiutiamoci con una bilancia se vogliamo essere proprio precisi. Ora da ogni pezzetto dobbiamo fare una pallina, quindi prendiamo il pezzetto e facendo questo movimento formiamo le nostre palline che adagiamo su una leccarda foderata con carta forno. Ne mettiamo 9 per ogni leccarda. La pizza fritta è un simbolo della creatività napoletana. Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, gli ingredienti scarseggiavano e molti forni erano stati distrutti. A Napoli si iniziò quindi a friggere gli impasti della pizza, che così si gonfiavano, saziavano di più e non avevano bisogno del forno. Le prime 9 palline sono pronte, ora le porto nel forno spento a riposare perché in questo momento il glutine è molto attivo, sono molto elastiche, quindi non riusciremo a stenderle per fare le pizzette. Porto quindi queste a riposare e nel frattempo poi faccio le altre. Siamo al momento della frittura. Qui ho un tegame bello capiente con dell'olio di arachidi a 175 gradi e adesso prendiamo le nostre palline che nel frattempo si sono distese e riposate, facciamo questo movimento creando una sorta di cornicione, quindi verrà una specie di incavo al centro che poi raccoglierà il pomodoro e il formaggio e le buttiamo nell'olio.
L'olio deve essere ben caldo e poi non mettiamone troppe tutte insieme, altrimenti, siccome l'impasto è freddo, abbasserà la temperatura dell'olio e non andrà bene perché si inzupperanno proprio di olio. 3, massimo 4. Se avete un termometro tenete monitorata la temperatura dell'olio, che deve sempre rimanere piuttosto sui 170-175. Come per la classica pizza fritta, anche la fama delle montanare è legata al film L'oro di Napoli di Vittorio De Sica. Le preparava Sofia Loren gridando: "A oggi a 8, mangi oggi e paghi tra 8 giorni". Le pizzelle sono belle dorate, le scolo e le metto su dei fogli di carta assorbente da cucina e proseguo con le altre. Ed eccole qui, finalmente fritte. Bisogna solo condirle con un po' di sugo, le mettiamo al centro, un po' di parmigiano e una fogliolina di basilico. Ecco qua la nostra prima montanara. Cominciamo ad appoggiare la prima e continuiamo con tutte le altre. È vero che il fritto va mangiato caldo, purtroppo io però prima devo fare una foto.